Video di oggi ragazzi, torniamo a scattare con Canon, primo video dedicato all'autunno 2023, ci saranno altri video decisamente molto interessanti che ho già registrato, tra l'altro vi porterò molto presto un nuovo obiettivo decisamente molto interessante per fotocamere full frame di Sony, un'apertura di 1.4 e la cosa molto interessante ragazzi che costa sotto i 500 euro, quindi come vi ho fatto vedere recentemente proprio alcuni video dedicati al filtro 75 mm 1.2 per fotocamere APS-C, adesso vi porto un 85 1.4 per fotocamere full frame, una cosa decisamente molto interessante, quindi iscriviti al canale e attiva la campanellina. Quindi detto questo, nel video di oggi alcuni scatti con la bellissima modella Georgiana. Abbiamo utilizzato innanzitutto questo 85 mm con attacco RF, introvabile, purtroppo come ben sapete la Canon ha proibito a produttori di terze parti di costruire obiettivi con questa baionetta, ahimè. E poi abbiamo utilizzato il vecchio, si fa per dire, 135 con attacco EF F2, ok? Obiettivo decisamente sempre molto attuale per me, per il risultato che ti dà, e se lo cercate anche nell'usato trovate decisamente delle ottime offerte, quindi prendetelo in considerazione. Poi ovviamente se abbiamo la possibilità di spendere più soldi mi aspetta il 135 f1.8 e l'85 1.2. quindi continuiamo a guardare questo backstage. Anzi, volevo darvi anche giustamente due informazioni per quanto riguarda la luce. AD300, un piccolo softbox, quello più piccolo con l'attacco Godos Mount da 60 cm, e abbiamo utilizzato anche una D100 Pro per la Rimalight. Rimalight c'era anche quella naturale che ci regalava proprio il sole, però non mi dava quel risultato che mi piaceva, quindi l'ho aggiunto appositamente. Tra l'altro in alcune foto che molto probabilmente caricherò in questo backstage c'è del flare che l'ho voluto appositamente nella foto. Può piacere o non piacere, dopo ovviamente dovete valutare voi se volete inserirlo, ok? Il sole era dalla parte opposta, come vedete proprio dal video si vede proprio che va a coprire tutta la parte posteriore, però non avevo quell'effetto che mi piaceva a me, quindi ripeto, ho aggiunto questo AD100 Pro. Ok ragazzi, quindi ci vediamo al termine di questo backstage dove vi vado a consigliare alcuni modificatori con attacco Godos Mount se possedete la D300 o la D400, insomma tutti quei flash della Godos che utilizzano il Godos Mount. A proposito, c'è una recensione di questo obiettivo fatta a suo tempo, 2 anni fa circa, ok? Quindi se ti può interessare dacci un occhio, ti lascio il link qui sopra tra le schede.
Per concludere ragazzi, vado a rispondere alla domanda che ti avevo ovviamente fatto intuire proprio all'inizio del video. Due paroline proprio sull'attacco GODOS Mount. Eccoli qua, ne ho due, ce ne sono tre in produzione proprio nella line-up della GODOS quando parliamo proprio di softbox. Poi ci sono altri modificatori con attacco GODOS Mount quando parliamo di modelli classici, quelli in silicone, classico riflettore, eccetera eccetera eccetera. Però quando parliamo di softbox sono tre. Il modello che ho utilizzato proprio nel video di oggi, che è quello più piccolino con lo sfondo argentato, e poi ci sono due modelli. Il modello da 65 che attualmente non ho sotto mano perché l'ho lasciato in macchina, è il modello che ti vado a consigliare, il modello da 85, che è quello attualmente con il diametro più ampio, ok? Quindi se hai necessità di utilizzare modificatori più grandi o usi un'ombrella, oppure devi utilizzare il classico adattatore S2 e utilizzare il Bowers Mount. Però ti posso dire con tutta tranquillità che con l'85 ci fai tantissimo, e lo vado a dire soprattutto a quei fotografi che devono fotografare gli sposi, le coppie, insomma, non solamente la classica modella a mezzo busto, ma anche la classica figura intera, ok? Secondo me è la soluzione ideale. Poi ovviamente potrebbe essere decisamente stretto per quanto riguarda proprio le dimensioni, allora lì in quel caso io, non avendo sempre con me modelli decisamente più grandi, anche se li possiedo, vado a utilizzare un'ombrella da 105 da 120, ok? Poi altro consiglio che ti vado a suggerire, ovviamente questa è la mia opinione per il mio utilizzo, magari a te non potrebbe interessare perché vuoi ottenere un risultato diverso, una foto più contrastata, è quello magari di utilizzare proprio lo sfondo bianco. Perché dico questo? Perché sia il modello 85 e da 65 abbiamo la possibilità di acquistarlo con lo sfondo argentato, il classico sfondo argentato che ovviamente tutti noi conosciamo, ma la GODOS ha proprio messo in commercio anche lo sfondo bianco, ok? Che è quello che io ho scelto sia nel modello da 65 che da 85. Abbiamo una perdita di stop circa poco meno di 2 stop, uno stop e mezzo all'incirca, però tutto sommato dal momento che la D300 o la D400 sono decisamente flash potenti, perché dico questi due flash perché sono gli unici che hanno l'attacco GODOS Mount, esclusi ovviamente vari illuminatori, però noi stiamo parlando di flash e possiamo utilizzarli proprio solamente su questi flash attualmente, ok? E ti vado a consigliare proprio lo sfondo bianco proprio per avere una luce decisamente più omogenea, dal momento che si riempie decisamente meglio. Il bianco ovviamente dà una luce decisamente più diffusa. Poi in dotazione ci sono vari accessori come il doppio diffusore che io vado sempre al 99% a inserire proprio perché a me piace proprio la luce morbida, e poi ci sono altri accessori che possono ovviamente essere utili se vuoi decisamente una luce un po' più contrastata, perché puoi utilizzare anche questi softbox come dei normalissimi beauty dish, dal momento che hanno all'interno proprio due cerchi, se ricordo bene, quello argentato e quello dorato, ok? Comunque se avete domande, come al solito vi aspetto qui sotto nei commenti. Io vi do appuntamento al prossimo video, vediamo se riesco a portarvi la prossima settimana, ma dubito, la recensione dell'85 1.4 della Make, e come al solito vi invito, non mi stancherò mai di dirlo, di supportare il mio lavoro con un semplice like. Grazie e alla prossima.